Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. È una piccola doverosa spiegazione. Cosa è successo? Che ne so, nel senso che sì, adesso lo so, ma avevo ancora 8 giga di memoria. Il filmato alla prima parte ne ha prese 4, quindi in teoria avrei dovuto avere ancora 4 giga di memoria. Peccato che si è bloccato il telefonino perché mi dava memoria piena. Quindi ho dovuto aspettare che si caricasse il video, cancellarlo dalla memoria perché purtroppo io ho una memoria molto bassa, ho 32 giga, però tra il sistema e tutto e altre cose, seppur ho una memoria espandibile esterna, si dice così, boh, va bene, da 128 giga. Comunque se ho portato e spostato anche tutto nell'altra memoria esterna, ragazzi, non riesco lo stesso a fare video molto lunghi. Forse è un bene, però sta di fatto che mi mancavano pochi minuti e purtroppo è andata così. Che vi devo dire? Comunque ragazzi, vi chiedo scusa e procediamo con le ultime fasi di montaggio della fanaleria anteriore dei 4 fari e poi terminiamo finalmente questo video. Molto probabilmente ero un po' indeciso semplicemente per un discorso economico. Ho fatto due calcoli, forse riesco a fare sia questo che con un parecchio sforzo, ma sinceramente desidero farlo perché ci tengo per far crescere il canale. Anche la Citroën 2 cavalli, la Charleston, che ho appunto recensito, diciamo, ecco, usiamo questo termine improprio perché alla fine ho fatto semplicemente vedere il primo numero come sto facendo con questo. E io vi ringrazio sempre perché ci sono stati altri 2 iscritti questa sera e per me è tantissimo, è ovvio che gente che ha canali da migliaia di iscritti magari sorriderà un po', però io sono felicissimo, felicissimo e vi ringrazio tantissimo di seguirmi ragazzi. Allora, mi porto solo un po' avanti con il lavoro perché qui abbiamo le 2 scritte Ford, allora, che ho letto prima e non sono adesive come pensavo, ma sono dei calcomanie, quindi io le vado a mettere qua dove ho preventivamente messo un po' di acqua in un piattino. Adesso le metto a bagno, semplicemente così, e mentre metto la fanaleria, ok, qui dovrebbero appunto con la diluizione potersi staccare poi per applicarle qua dove abbiamo la sede appunto delle scritte, ok? Allora ragazzi, vediamo subito. Eravamo arrivati qua, dove ci dice appunto di montare tutta la L. Eravamo rimasti, ascoltate, aspettate un attimo, la L eccola qui, la L eccola da questa parte, sì, di qua, quindi qua nel disegno vedete ci fa vedere di metterle così. Stavo guardando queste parti qui. Vabbè ragazzi, nessun problema, se anche poi si staccano, perché sono facilmente amovibili queste, però se si staccano le reinseriremo dentro, niente di che, si possono mettere anche dall'esterno, quindi poco male. Stavo pensando di bloccarle dietro, ma non serve a niente, perché tanto, ripeto, non è una cosa grave. Allora, qui ci dice di mettere questo così, quindi questo è l'L, perfetto, ok? Andiamo a prendere, come avevo detto prima, l'L. Devo ricordarmi se mi ricordo dove ho finito di parlare, di dirvi delle cose, ma torniamo a noi adesso, speriamo di non ripetere delle cose che ho detto già prima. Andiamo a inserire questo va spiegato che, come le mettiamo questo? Va messo così. Le parabole, ovviamente, la parte convessa deve essere messa verso chiaramente l'esterno e quella concava o concava, cioè quella che ha
la depressione deve essere messa da questa parte qua. Per capirci, ragazzi, lo so, è molto semplice, ma io spiego tutto. Dove sentite le righe con le unghie va messo all'interno e dove è liscio va messo all'esterno sul davanti. Allora, questa è la parte L, andiamo a prendere anche questa che è la parte L. Qua penso che non ci sia differenza, vediamo, sto guardando. Beh, comunque mettiamola dritta lo stesso, guardate, anche qua la L, vedete? Non mettiamola così, che è il contrario, la L, vedete? Ma mettiamola così, ok? Forse si può mettere in tutti e due i modi, ma facciamo le cose come vanno fatte, vedete? L l'abbiamo qui, diritta, e L l'abbiamo qui. Eccola lì, la vedete? Questa. Perfetto. Poi ci dice di andarla appunto a inserire qui, in questa maniera. Ecco qua, controlliamo che tutto sia a posto, perfetto, e andiamo a fissarla con due viti AP. Allora, due viti AP, non so perché mi va fuori fuoco, non lo so. Ragazzi, se sapete, se volete darmi dei consigli, io accetto tutto, ragazzi, se sono costruttivi non chiedo altro. Qui avete a che fare con un, si chiama youtuber, boh, dilettante, quindi io non posso che solo imparare. Nella vita c'è sempre da imparare, ma io proprio, ragazzi, sono un libro bianco, tutto da scrivere in merito a questo. Semplicemente cerco di comportarmi come mi comporto con le persone che frequento o con cui mi trovo a disquisire. Parlo come se li avessi davanti, insomma. Allora, guardate, beh, è bellissima. Che bella. Allora, facciamo la stessa cosa dall'altra parte, ragazzi. Quindi prendiamo la R. Devo toccare il display per mettere a fuoco, ma perché non si mette a fuoco da solo? Oh, madonna, cosa ho combinato? Ragazzi, ok, R, ho fatto un casino di sicuro. Stessa cosa, non così, perché non combacia il puntino, ma così, perfetto. Poi andiamo sempre a mettere la R, vedete, diritta, come se la scrivessimo, insomma, sopra e sopra, e basta così. Andiamo a inserire, vedete, non lo giriamo così, ma teniamo la parte con la lettera in alto e la andiamo a mettere da quest'altra parte qua. Non vi potete sbagliare. Comunque, ragazzi, chi mi vede per la prima volta non lo può sapere, ma scrivetemi, contattatemi tranquillamente per qualsiasi cosa. Io, se posso, qualcuno vi potrà confermare, vi rispondo senza problemi. Oh, ma ok, ho toccato di nuovo. Non lo so perché. Forse nelle impostazioni avrò toccato qualcosa, ma io non so toccare niente, quindi dubito che abbia spostato qualcosa io, perché non sapendo fare tante cose non vado neanche a pasticciarle. Allora, a questo punto, ragazzi, mi raccomando, quando arrivate a 0 fermatevi. Qui avete visto, non ho ripassato le viti perché non serve. Diamo una controllatina. Adesso dobbiamo soltanto, allora siamo arrivati qui, adesso ci dice gruppo luce a posto, immergiamo ora la decalcomania 1D, quella che ho appena messo prima, in acqua tiepida per alcuni secondi. Tiepida fa più in fretta, ragazzi, fredda ci mette qualche secondo in più, ma fate lo stesso lavoro. Nel frattempo osserviamo come la sezione superiore della calandra disponga dei segni esatti, linee azzurre, che sono queste qui. Ci faccio vedere, aspettate un attimo, ecco. Aspettate che tocco il video, perfetto, queste linee qui che ti fanno vedere ovviamente, come vi ho detto prima, che non sono nient'altro che le sedi per le scritte che adesso andremo a mettere della Ford. Allora, linee azzurre in cui dovremo attaccare ciascuna lettera della sigla Ford. Rimuoviamo quindi con cautela la prima lettera F dal supporto e
Collineiamola in corrispondenza del segno indicato. Facciamo lo stesso con le seguenti lettere, ovviamente, una dopo l'altra. Per lavorare con maggiore accuratezza può essere utile aiutarsi con una pinzetta. Bene dai ragazzi, adesso io non mi sono procurato una pinzetta, non voglio mettere nessuna pausa per andarla a cercare, ma voi sicuramente procuratevela perché può essere molto utile. Allora, andiamo subito. Prendiamo, vedete che si sono già tutte divise le lettere, come potete notare. Andiamo a vedere se riusciamo a fare danno o riusciamo a fare un lavoro come si deve. Eccolo qua. Allora, oh ragazzi, ma lo sapete che sono rigide? Cioè io pensavo fosse una decalcomania di quelle morbide, invece è proprio rigida. Fantastico. Allora, il consiglio che vi do, seguite, quando la mettete, seguite la parte alta, comunque la vedete anche voi. Perfetta. Vado solo ad asciugare un po' con un panno, un pezzo di carta, la ricontrolliamo. Sto semplicemente spostandola col polpastrello, tenendola premuta, visto che è rigida, così più che imbattuta dentro il solco non può andare nella sua sede. Perfetto, vedete, se fate così con altre decalcomanie non così rigide vi rimangono attaccate le dita. Ok, la F a posto, andiamo a fare l'altra. Sì, sicuramente ragazzi con la pinzetta il lavoro è più ottimale, quindi ragazzi non guardate quello che sto facendo adesso io, anche se riesco a farlo, ma voi non guardatelo, cioè nel senso non fate così. Ok, perfetto. Ma che belle queste scritte, sono proprio in metallo ragazzi, sono fotoincisioni, che belle, caspita che belle. Andiamo a asciugare anche questo. Mi raccomando ragazzi, premetelo bene al centro perché rimane bianco, se no Ok, perfetto. Guardate. Poi lo metto a fuoco, ve lo faccio vedere meglio. Faccio subito questo e poi l'altro lo faccio scorrere sopra. Senza fare così con le dita come sto facendo. Ok. Ford. Ecco. Comunque ragazzi, se mai doveste sbagliare ve ne accorgete, basta, non cercate ovviamente di spostarle così, ma ribagnatele di nuovo, e loro tornano all'origine. Vediamo se riesco a prenderla qua mentre galleggia questa, così mi aiuto. Con la carta, perfetto. Eccola qua. Ragazzi, aspettate, Ci siamo quasi ragazzi. Ok, adesso la giriamo delicatamente. Là. Sciughiamo un po' e la centriamo, Cioè non potete sbagliarvi perché la pressate e lei va contro sia a destra che sopra che a sinistra. Nella sua sede non può uscire. No, è bello, proprio bello. Io vi devo dire la verità, appena ho visto questi solchi della Ford qua sulla calandra ho detto, beh, che pacchiani. Invece è perfetto, guardate. Guardate che belle. Vi devo dire solo che qua c'è stato fatto un ritocco, adesso ve lo devo far vedere questo però ragazzi, guardate qua, vediamo se riesco, ma già l'avete visto, guardate qua, aspettate perché io sto andando attraverso il telefonino, ecco, vedete qua? Qua cambia colore, qua
qualche genio ha pensato di ritoccarlo nemmeno col colore suo, capito? Con il colore che non è il suo. Quindi è orribile, ovviamente. Io ho già preso altre due uscite di questa, come vi ho detto. Quindi questa è capitata così, ho fatto il montaggio, poi andrò a vedere l'altra se è meglio di questa. È ovvio che facendo l'abbonamento, ragazzi, io questi pezzi qui, se non sono perfetti, con quello che costano, li rimando indietro. Ok, ragazzi, adesso è rimasto da fare l'ultima cosa. Questo ci è avanzato, ma non buttiamo, non buttiamo, non è che l'avremmo buttato, però forse ci servirà, vediamo se c'è scritto, ci servirà, leviamo piano l'acqua, che se facciamo danno, non voglio rovinare la rivista, ci servirà, vediamo se ce lo dicono qui. No, qui non ce lo dice, che questo potrebbe servirci forse dietro nel posteriore, ma allora mettiamolo qui, sempre meglio averle queste in più. Poi ci dice, per finire incastriamo dapprima il riflettore 1R, cioè questo, andiamo a prenderlo subito, ok, allora stiamo parlando di questi tre pezzi qua, 1, 2 e 3, qua abbiamo una calamita, ragazzi, che figata, guardate, abbiamo una calamita, quindi questo poi si attacca con la calamita alla capote della macchina, ovviamente che essendo di metallo, come mai qua non attacca? Qua attacca, ok, che essendo di metallo rimane attaccato, perfetto. Allora ho dovuto ritoccare di nuovo per mettere a fuoco, perfetto. Qua ci dice, allora, per finire incastriamo dapprima il riflettore R1, quindi lo mettiamo, stavo vedendo che non manca niente qua, no, ho avuto solo un dubbio, ragazzi, sapete perché? Adesso vi spiego il mio dubbio, perché qui voi adesso non lo vedete, ma qui nella foto si vedono delle righe verticali e orizzontali, e qui, quindi questo qua, essendo liscio, mi chiedevo dove fossero e se ci fosse un vetrino di plastica per questo, ma non c'è perché l'ho rovesciato tutto e non c'è. Prendo un attimo l'altro, non vorrei che mi fosse caduto. No, questo è l'altro numero, controllo, ma no, non c'è. No, non c'è proprio, ragazzi. Quindi non c'è, allora va bene. Facciamo che sia immaginario, ovviamente quello, quindi se fosse un vetrino andrebbe nella parte chiaramente concava e quindi lo mettiamo, la parte questa qua più cromata convessa la mettiamo tipo specchio, la mettiamo dalla parte di qua, e quella invece scavata concava la mettiamo di qua, ok. Ecco qui, speravo ci fosse una luce, ma vi dico già subito che questo qua non si illuminerà, sia perché non c'è assolutamente nessun foro all'interno, se non i due fori che vedete, che sono quelli che poi fanno inserire i due pernetti qui del lampeggiante, e sia perché questo qua è finto, insomma, non c'è. Peccato, sarebbe stata troppo bella una lampadina qua dentro, avrebbero potuto anche farlo, sinceramente. Lo mettevano con un filo esterno, con la calamita, era una figata, ragazzi, è stato bellissimo. Va bene. Allora, ragazzi, ho spiegato tanto, alla fine c'era scritto, curando che la parte concava del riflettore sia rivolta verso l'estremità più larga. Come più larga? Aspettate un attimo. Allora, più larga. Scusate ragazzi, metto un attimo in pausa perché non voglio dare assolutamente false informazioni. Un attimo solo. Allora no ragazzi, attenzione, perché vedete, cioè voi non vedete ma ve lo dico io, qui c'è scritto, è qui che ho capito di avere sbagliato. Incastriamo, io per logica pensavo che vedendo il disegno qua fa vedere le righe del faro e il faro ovviamente sta da quest'altra parte qui.
E invece no, qua ci dice curando che la parte concava del riflettore sia rivolta verso l'estremità larga della base. Questa è l'estremità larga della base e questa è concava e questa è convessa. Quindi questo non va messo così come avevo detto prima, con la parte scavata davanti, ma va messo con la parte scavata dietro. Quello che invece fa un po' sorridere, e per chi lo farà se ne accorgerà, è che vi dicono che il perno, cioè questo, questo perno qui, rende in ogni caso univoco il verso di inserimento, cioè praticamente non vi potete sbagliare. La realtà è che io guardando questo foro qui ho visto che qua c'è una mezzaluna, non so se riesco a farvela vedere, qui c'è una mezzaluna e qui c'è un taglio netto, no? Come se fosse una mela tagliata a metà, ok? Quindi mi aspettavo che anche di qua ci fosse il perno uguale. Invece no, il perno ragazzi non è univoco perché almeno quello che ho io è tanto uguale da una parte quanto dall'altra, quindi lasciando perdere il fatto che sia univoco o meno, comunque va messo così. Ecco, immaginiamoci allora una cosa, che questa è la lampadina e che qui all'interno ci sia il riflettore, quindi va bene così ragazzi. Scusate, preferisco spiegare questo, ma può esservi molto d'aiuto per chi chiaramente non sa interpretare bene le istruzioni, può capitare ragazzi, e basta, e praticamente poi alla fine inseriamo nel girofaro ricoprendolo con la cupola 1Q, semplicemente così, perfetto, ecco qua, bello e bello, bello e bello, peccato che non si illumina, però è bello. Adesso andiamo a vedere, finito ragazzi, questo primo numero è finito, è durato tantissimo, però ragazzi, sapete, almeno per chi mi conosce, come ho detto già nell'altro filmato, nella prima parte di questo filmato, che ripeto doveva essere soltanto una sola parte, ma poi è successo quello che è successo, come ho già spiegato, e sono diventate due. Io non mi limito soltanto a spiegarvi quello che dice l'istruzione, io cerco di aiutarvi a montarlo nel miglior modo possibile, facendo sicuramente, evitando i danni, per quanto possibile ragazzi. E quindi i miei video ragazzi sono per forza lunghi, poi se considerate che non è che lo faccio da tanti anni questo lavoro, sono 9 mesi, 10 mesi che faccio lavoro, questi video che lavoro, considerate appunto che insomma non è che ho tutta quell'esperienza, ragazzi. Comunque, io il consiglio che vi do, questo l'ho pagato 50 centesimi, costa 50 centesimi, è tutto praticamente in metallo, la calandra questa è di metallo, tutto quello che vedete rosso e argento qua è metallo, tutto il resto è plastica, ma fatto veramente bene. Questo è un bruttissimo lavoro che hanno fatto, veramente orribile, ma la verniciatura purtroppo lo sappiamo che è così, però è ovvio che io ne ho comprati altri due, ne ho tre in tutto, ma qualora mi arriveranno dei pezzi fallati, beh ragazzi, non ci metto neanche un secondo a pensare di rimandarli indietro, così come ho fatto con Iron Man. Vediamo se a 7 si comporterà bene come sta facendo la De Agostini, su cui non ho nulla da eccepire in merito, ragazzi, cioè i pezzi possono arrivarti difettati, ma mi vengono sostituiti senza problemi, senza neanche richiedermi il pezzo fallato indietro. Basta fare 2 foto e mandare l'email specificando ovviamente il numero del fascicolo in questione. Ragazzi, io vi ringrazio, vi ringrazio se vi iscrivete al mio canale, così che manterrete vivo questo mio progetto. Che altro dirvi ragazzi? Grazie di tutto, grazie del vostro tempo, grazie mille, bellissima ragazzi, bellissima. Seguitemi ragazzi e datemi anche consigli. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ai prossimi video. Seguitemi anche guardando la playlist ragazzi. Adesso questi ultimi 2-3 video non sono ancora sottotitolati perché devo correggerli, domani non ce la farò, se riesco dopodomani, e poi metterò i sottotitoli in 22 lingue per coloro i quali, non essendo italiani, avranno piacere anche di comprendere quello che io dico.
e così anche seguirmi e iscrivervi, ragazzi, mi raccomando, mi raccomando. Ragazzi, un abbraccio a tutti. Aspettate che vedo se riesco a fare una cosa carina. Ok, ce la faccio? O mi cade tutto? Oh, ragazzi, io sono già contento, sono riuscito a inquadrare tutto, non ci posso credere. Ecco qua, ragazzi, grazie di tutto, veramente grazie sempre di seguirmi, grazie per le iscrizioni, grazie per i mi piace e grazie per coloro i quali decideranno di darmi consigli per migliorare questo mio modo di fare i video. Ragazzi, aiutatemi perché sono del tutto ignorante in merito, vedete non faccio neanche la sigla iniziale, non so scrivere iscriviti sopra nei video, non so tagliare, montare queste cose, non so fare niente. Faccio solo quello che riesco a fare. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, ciao 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 e buonanotte perché sono penso le 2:30, 3 del mattino. Ho fatto più in fretta che ho potuto per consentire poi di darvi anche il secondo video per la seconda parte, perché se no è ovvio che non riuscite neanche a vedere come viene il prodotto finale per coloro i quali appunto non hanno deciso o decideranno di non fare questa collezione. Ciao ragazzi, ciao a tutti da Michele, alla prossima, ciao!